Ciao, welcome home, io sono Giusy, vi do il benvenuti o il bentornati a casa mia. Oggi sono veramente felice di essere qui a fare questo video. Sapete che i miei video non iniziano tutti parlando, anzi molti sono proprio non parlati, ma solo fatti di riprese, di gesti, di momenti, di musica. E alcuni sono anche parlati. Oggi ho proprio invece voluto iniziare parlando perché ho da raccontarvi un pochino di cosine. Prima di tutto il perché sono scomparsa senza dire nulla nel periodo delle feste, nel periodo natalizio. In verità la mia scomparsa non era preventivata, non era voluta, ero in ferie, sì, ma ero in ferie dal mio lavoro e quindi anzi avevo detto voglio dedicare più attenzione a Welcome Home, al canale, a fare i video, al Natale, alle uscite, alle gite. Peccato che, e come avete visto insomma dal titolo, ho combinato un pasticcio il primo giorno di vacanza, il 23 dicembre 2024. Ho combinato un guaio che ha un po' influenzato il decorso di tutte le mie vacanze, anche lavorativamente, perché in verità avrei dovuto fare delle cose anche per il mio, diciamo, vero lavoro, professionalmente e personalmente. Adesso capirete perché, cosa ho combinato, ve lo dico subito, non faccio troppa suspense. Ve lo dico mostrandovi il corpo del reato. Questo è il corpo del reato. In verità mio marito direbbe che il corpo del reato sono io perché no, io sono l'attrice del reato, io sono la colpevole, questo è il corpo del reato, cioè lo strumento attraverso cui ho compiuto il reato. Venendo al sodo, ho pensato bene il 23 dicembre 2024, mentre stavo proprio lavorando per voi, stavo editando un video per voi della continuazione degli addobbi natalizi della mia casina, ho pensato bene di rovesciare una tisana così come questa, appena fatta, sul mio computer. E non un computer qualsiasi, ma un Mac che, chi lo sa, se non lo sapete ve lo dico, non costa come un computer normale che usiamo tutti, che abbiamo in casa, in PC, ma il Mac è abbastanza costoso perché poi è un computer professionale che usa mio marito per lavoro. In verità, vabbè, quello lì era mio, però lo uso per lavoro, per il mio primo lavoro, per editare i video, per le passioni, per i corsi, per la mia formazione. E quindi l'ho letteralmente mandato all'altro mondo. Si uccide un computer, no, l'ho rotto, insomma. Quindi questa tisana, stavo lavorando, l'ho colpita per sbaglio su questo. Infatti oggi ho paurissima, non ho qui computer, però l'ho colpita per sbaglio, al posto di afferrarla l'ho colpita, l'ho rovesciata completamente sulla tastiera. Il computer è un portatile, quindi sotto la tastiera c'è effettivamente il computer, la scheda madre, e l'ho completamente rovinato. Tra l'altro io non sono un'esperta, quindi ho pensato bene di vedere se funzionasse, non ho pensato di toglierlo subito dalla corrente, quindi probabilmente se si fosse potuto salvare io gli ho dato il colpo di grazia lavorandoci ancora, non staccandolo dalla corrente. Ecco, sappiate che se rovesciate dei liquidi sul computer dovete subito staccarlo dall'alimentazione e spegnerlo, e se è un computer a cui si toglie anche la batteria, togliete anche la batteria. Io non ho fatto nulla di tutto questo, anzi ho fatto esattamente il contrario. Dopo averlo asciugato ho detto vediamo se va, e probabilmente gli ho dato il colpo di grazia. Questo è stato un problema perché non ho più potuto lavorare al vostro video. I corsi, vabbè, li ho potuto fare, sto facendo dei corsi di formazione, li ho fatti, vabbè, da cellulare. Però non ho più potuto lavorare, insomma, sia per il mio canale. Per fortuna grande parte del mio materiale, del mio lavoro vero è, diciamo, online, e quindi sono riuscita a recuperarlo. In verità il mio lavoro per YouTube, non è lavoro, per YouTube, sia per il mio canale professionale che per questo, è andato perduto buona parte.
anche il video su cui stavo lavorando per voi. Adesso vediamo, forse si può recuperare, devo chiamare un tecnico, non lo so. Però fatto sta che la mia priorità in quel momento era: ho bisogno di un computer nuovo, e meno male che mi è successo durante le vacanze, perché io lavoro tutti i giorni in video call col computer, e fosse successo in un periodo lavorativo, per me sarebbe stato un grandissimo danno, per me e per le persone con cui lavoro, che aiuto, che seguo. Perché non so se lo sapete, che io sono un'educatrice sociosanitaria e sociopedagogica, faccio consulenze educative online. Vi lascio magari l'altro mio canale se siete curiosi di sapere il mio vero lavoro. E quindi insomma io lavoro online e senza computer è impossibile. Quindi cosa ho fatto? Adesso ve la racconto un po'. Ho acquistato subito un nuovo computer per forza di cose. Sono andata prima in assistenza alla Apple e mi hanno detto che per aggiustarlo ci sarebbero voluti 1200 euro più IVA, ma è un computer, comunque non era nuovo, insomma io e mio marito abbiamo valutato che non ne valesse la pena, quindi abbiamo deciso di comprarlo nuovo per me, sempre un Mac. Sono costosi, quindi abbiamo valutato, e alla fine abbiamo deciso di comprarlo in un negozio che non era direttamente dalla Apple, online, un negozio grande, fidato. Non vi dirò ancora il nome perché qui è successo un altro disastro che è ancora in corso, per cui adesso non voglio dire sono stata truffata, perché è una parolona grossa, però diciamo c'è stato qualcosa che non è quadrato, e per cui io ho pagato il computer, non mi è mai stato spedito, non mi è mai arrivato. Allora, però non voglio oggi in questo video darvi questi dettagli, perché voglio vedere come va a finire, e in caso ve lo racconterò in un prossimo video meglio nei dettagli, cercando anche di capire che cosa posso raccontarvi, insomma, anche per questioni legali, mi viene da dire, perché non voglio dire cose, voglio cercare di pensarla bene, di raccontarvela bene, per prima di tutto poter aiutare qualcuno di voi e dirvi: attenti, perché succedono anche queste cose, quindi aprite gli occhi, e poi per darvi una visione effettivamente oggettiva, non per fare chissà montare su quale caso. Però secondo me per ora è una cosa grave che sta accadendo, quindi aspetto a parlarvene, ma secondo me sarà importante parlarne in un prossimo video, ok? Sì. Per cui fatto sta che quel primo tentativo di acquisto pagato non è andato a buon fine, non è ancora finita, e ho dovuto comprarne un altro ancora, perché comunque io avevo assolutamente bisogno di avere il computer almeno per il 7 gennaio. Oggi sto registrando, è l'8 gennaio, ok? Per darvi un orientamento temporale. Io per il 7 gennaio avevo appuntamenti, avevo assolutamente necessità di riavere il mio computer, e quindi l'ho comprato un altro su un altro negozio online, che mi è arrivato in 2 giorni, super contenta, il computer funziona, lo sto già utilizzando. Infatti ho iniziato ieri a lavorare, sto anche lavorando oggi, adesso tra un colloquio e l'altro sto registrando e parlando con voi. E quindi questo è il perché sono sparita, è perché ho avuto questo disguido che mi ha dato delle preoccupazioni economiche, anche un po', come dire, personali, lavorative, anche un po', mi viene da dire sociali, ma nel senso non c'è stato solo un problema di dover spendere dei soldi non previsti, c'è stato anche un problema che adesso questi soldi chissà se li rivedrò, e parliamo di tanti soldi, ma ve lo racconterò più avanti, quando avrò le idee più chiare di cosa è successo e di cosa sta succedendo. Però ecco, io sono qui per dirvi che questa in verità sarà un'introduzione, perché io quel video che su cui stavo, scusate, bevo un attimo la tisana. Tra l'altro questa tisana ve ne volevo anche parlare, non mi ricordo se ne ho già parlato in un precedente video, ma non credo. È una tisana buonissima, che
avevo trovato nelle tisane Pompadour quel kit natalizio che mi è stato regalato, quello l'avete visto nello scorso video, credo. E avevo trovato questo gusto di cui ho trovato, o meglio la mia amica Roberta ha trovato la scatola intera, caldo abbraccio, ed è buonissima, buonissima. E purtroppo è la tisana che ho rovesciato sul computer. Non bevete tisane vicino ai portatili, caffè, acqua, i liquidi non devono andare vicino ai computer, perché i computer non sono fatti come i cellulari che adesso li fanno un po' tutti, mi viene da dire impermeabili, vabbè, oggi non riesco a parlare. Questa tisana è fatta, è un misto, è biologica, mela, ibisco, cannella, aroma naturale di rum, che vi assicuro a me non piacciono i superalcolici, ma gli dà un retrogusto molto interessante, foglie di stevia, scorza d'arancia, chiodi di garofano, anice stellato. Quindi questo è il corpo del reato, o meglio, questo è il corpo del reato, perché mi si è completamente rovesciata sul Mac. Allora, vi stavo dicendo, quindi adesso io avrei più scelte, quindi il video che stavo editando, che tra l'altro l'avevo praticamente finito, è andato perduto perché è insieme al computer e non ho ancora deciso se recuperare o no quei dati lì. Quindi intanto è lì fermo nel computer morto. Però ho scoperto che non avevo cancellato le clip dal cellulare, perché io registro dal cellulare. Oddio, che video infinito sta venendo, sto parlando tantissimo, ma non importa, dai, prendiamocela così, un po' che non mi vedete, sopportatemi. Anzi, sopportatemi, e per solidarietà, per aiutarmi, iscrivetevi al canale, facciamo in modo che questo 2025 aiuti un po' il mio canale a crescere, i miei sforzi a crescere. E a proposito di sforzi, vi stavo dicendo che ho deciso comunque di recuperare i video che erano comunque rimasti sul cellulare, stranamente, perché di solito li cancello, però effettivamente li cancello dopo che ho mandato il video su YouTube e il video su YouTube non è mai arrivato. Quindi ho deciso di riutilizzarli, di rieditarli, anche se sono un pochino in ritardo come tema, perché comunque è un video, sono delle clip che riprendono la fine dei miei addobbi natalizi. Quindi forse all'8 gennaio, ora che ve lo editerò, sarà anche più tardi forse. Adesso vabbè, in settimana, oggi è mercoledì, dai, tra domani e venerdì spero di mettervelo fuori, al massimo sabato, però siamo già al 10-11 gennaio. Chi ha voglia il 10-11 gennaio di vedersi un video sugli addobbi di Natale, non lo so, io comunque ve lo metto. Perché? Ve lo metto perché è lavoro che ho fatto, è materiale che ho già pronto, e poi perché ero talmente contenta e soddisfatta di quegli addobbi di Natale che io li voglio condividere con voi, anche se in ritardo. Poi in ritardo arriverà un video che devo ancora iniziare a registrare, di quando invece smonterò tutto, perché vedete che ho qui ancora l'albero di Natale, solo sono andate via le calze del folletto che avevo lì alla mensa, del folletto dell'avvento, perché all'Epifania il folletto è venuto a riprendersele, quindi non ci sono più, ma tutto il resto c'è ancora. Quindi pulirò casa dopo le feste e insomma dagli addobbi, e lo faremo insieme. Anche quello lì arriverà un pochino in ritardo. Io non capisco, o meglio lo capisco, perché bisogna essere sempre un po' avanti, però insomma io capisco ma non capisco chi ha già pubblicato su YouTube video in cui toglie gli addobbi di Natale, e li abbiamo già visti magari agli inizi di gennaio. Vuol dire che li hai tolti prima dell'ultimo dell'anno, perché se li togli, editi il video, lo pubblichi, ecco, io questa modalità non la condivido, perché è vero che mi piace fare video per voi, però è anche vero che questa è la mia vita vera, e quindi perché dovrei togliere degli addobbi prima, togliere la gioia alla mia famiglia, togliere la possibilità di godere alla mia famiglia per farvelo vedere? Ha senso per le visualizzazioni, ma siccome non è la mia priorità, ma per me è bello, voglio condividere con voi la mia vita vera, io devo ancora toglierli. Siamo all'8 gennaio, devo ancora toglierli, e lo faremo insieme, chissà quando lo pubblicherò, e voi, se avrete voglia, lo vedrete. Se sarete già stufi del Natale e proiettati alla primavera, salterete questo video.
Fatemi sapere invece voi quando è che togliete gli addobbi di Natale. Li avete già tolti prima dell'Epifania? Il giorno esatto dell'Epifania che tutte le feste si porta via? Li togliete dopo? Ve li godete ancora un pochino di più? A me è capitato anche normalmente di togliere gli addobbi anche dopo il 15 gennaio, quindi un po' perché si ha altro da fare, un po' per pigrizia, un po' perché spiace. Fatemi sapere voi quando è che generalmente togliete gli addobbi di Natale, così per curiosità, per sondaggio, per vedere se non sono l'unica che ritarda questo momento. Questo Natale mi è sfuggito dalle mani, me lo sono goduto tantissimo. Il periodo prima del Natale, però è volato lo stesso, è volato, e a pensare che è già finito tutto e che tra un attimo sarà primavera, un periodo che io adoro. Però voglio invece non pensare già alla primavera, ma fermarmi un pochino e godermi anche l'inverno, che negli ultimi anni sto apprezzando tantissimo come momento di per rallentare, momento di autoriflessione, momento di progetti, momento di bilanci, momento creativo, momento di famiglia. Insomma, negli ultimi anni sto imparando anche a godere l'inverno. Ricordo che invece quando ero più piccola, più giovane, mesi come ottobre, novembre, gennaio e febbraio per me erano mesi che avrebbero anche potuto saltare direttamente, invece negli ultimi anni li sto apprezzando. Bene, quindi io adesso ho già parlato tantissimo, vi lascio quindi a un video con un pochino, l'ho rieditato, quindi non potrà più essere il video che avevo fatto, che è andato perduto, però ho deciso anche di essere un po' più sintetica e di farvi vedere un pochino le cose essenziali, anche perché pensavo di fare un intro brevissimo, ho fatto un'intro infinita, ma non importa, ci siamo tenuti compagnia. Vi consiglio questa tisana, lontano dai computer e dalla tecnologia in generale. Godetevi il resto del video, se non avete voglia di vedere ancora cose natalizie non guardatelo, arriverò prestissimo con altri contenuti perché ho un sacco di idee. Vi voglio parlare anche vi voglio far vedere i miei regali di Natale che ho ricevuto, perché ci sono delle cose interessanti. Vi voglio far vedere la macchina del caffè nuova, che è molto interessante. Ho idee insomma per i prossimi video e quindi state con me, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Buon proposito per il 2025 anche quello di essere più presente su Instagram, quindi cercatemi Welcome Home su Instagram. E niente, buona visione, grazie mille, buon anno, buon 2025. Io non mi posso lamentare del 2024 se non per questo piccolo inceppo della finale, e nel prossimo video vi aggiornerò su questa pseudo truffa che forse sto subendo da un negozio importantissimo, e per quello che vorrei parlarne, perché è un negozio famoso per la tecnologia. E vabbè, ci riaggiorniamo. Buona giornata, buona visione e a prestissimo. Ciao!
rotto, manca questo, sono rotte, a parte che c'è qualcosa che non va, perché forse la molla andava qua dietro. Bisogna, per fortuna ho tenuto lo scontrino, devo riportarglielo indietro. Peccato perché erano molto carine, non so se ci sono ancora, tra l'altro ci sono stata ieri per la spesa, ma peccato, allora dobbiamo trovare altre lucine. Buongiorno, welcome home. Allora, continuiamo con le decorazioni. Devo dire che questo vaso non mi convince. Voglio provare a mettere il vischio, secondo me dà più luminosità. Questo lo vedo un po'... Allora, è bello perché nella sala dà un bel tocco di rosso, però c'è già questo. Non lo so, io quasi quasi proverei con questo. Adesso devo vedere che ore sono, se ce la faccio, ma magari sì. Volevo farvi vedere anche da questa angolazione. Guardate che bello il camino, super contenta. I rami di pino, credo sia o abete, non lo so, ditemelo voi. Me li hanno procurati i miei genitori, bellissimi quest'anno. L'anno scorso avevo messo appunto, non so se è il vischio o il pungitopo, insomma quello lì scrizziato che vi ho appena fatto vedere, che adesso mettiamo nel vaso. Però devo dire che l'abete, poi adesso non si vede perché è giorno, vi faccio vedere, però avete visto che ho messo le lucine? Bellissimo, bellissimo, e poi ve lo faccio vedere anche stasera con il buio. Allora, mi voglio mettere qui perché sto più comoda. Peccato per queste lucine, oggi le devo riportare. Sono un po' arrabbiata, le lascio dentro le pile. Vabbè, forse dovevo anche provarle prima. Provate le cose appena tornate a casa e le comprate, perché poi quando vi servono, se no rimanete fregati. Allora, quindi dicevo, questo è il vaso che voglio cambiare ed è questo, perché sono le cose che mi procurano i miei, vedete? Ne abbiamo un po'. Allora, questo proprio così prendiamo e togliamo. Ok. Oh, punge! Magari possiamo fare anche un mix, mettere questo che fa la parte verde. Scusate, ma nella borsa di mia ho trovato 2 clementine, ma com'è possibile? Vabbè, queste le mangiamo dopo. Un po' più lungo da mettere dietro, sì, perché vorrei, esatto. Ah, sì, no, per me ha vinto questo proprio occhi chiusi. Questo lo vedete che sono tutti screziati, questo invece è tutto scuro, ma pensa a te, sarà un'altra pianta. Ecco, ad esempio, a vederlo così, secondo me, allora rimanca qualcosa, vediamo. Sì, il tocco di rosso, vedete come cambia? Le cose bisogna proprio vedere nel posto in cui andranno. Mettiamo questo senza foglie. Eccoci qua, allora, decisamente meglio così, quindi questo, perdonatemi, lo chiamerò vischio, agrifoglio, forse agrifoglio, con un pochino delle altre palline che danno un tocco di rosso, perché è troppo verde, poi qua si perdeva un po'. E tutto rosso, secondo me era un rosso quest'anno un po' scuro e boh, me lo spegneva, me lo faceva un po' tetro, perché va bene un punto così, ancora ciao, va bene un punto così, però qua è così, per me è bellissimo, con questo vaso bianco,
ve lo faccio vedere meglio. È andata un po' via la luce, però dai, si vede abbastanza. Mi piace molto. Sì, 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 sì. Poi adesso vediamo, vi faccio vedere ancora un altro vaso, aspettatemi. Ecco, abbiamo ancora anche questo vaso preso a casa di mia nonna, molto bello, molto classico, questo bianco un po' più moderno, questo è molto classico. E anche qui vorrei utilizzarlo per Natale, fa molto feste. Anche questo sembra un cristallo di ghiaccio, insomma, adesso ci pensiamo, devo lavarlo perché è molto impolverato e poi ci penseremo. Intanto adesso dobbiamo anche occuparci sicuramente dei vetri, perché abbiamo da decorare i vetri del salotto e della cucina. Piove, sta piovendo. Felix, vieni di là. Ti apro dalla cucina. Aspetta, che sei tutto... Mamma, se sei bagnato! Felix! Aspetta! Vieni qua! Le zampette! Zampette? Mi lasci tutto bagnato? Allora, esperimento che faremo insieme. È un sacco di tempo che voglio comprare i pennarelli a gesso, credo si chiamino. Marcatore, ok, questi li ho presi all'Aldi. Marcatore a gesso, pennarelli a gesso liquido. Allora, questo è grossissimo, voglio fare fiocchi di neve così sul vetro, credo che poi dovrebbero venire via con un detergente normale, credo anche con i miei ecologici, o forse dovrò usare l'alcol, va bene. Esperimento con voi, adesso qua probabilmente bisognava bagnare la punta, quindi l'ho pompato troppo, sta colando, abbiate pazienza, è una cosa che faremo insieme. Se voi l'avete già usato nella vita si accettano suggerimenti. Li ho anche presi più sottili, così, li vendevano a coppia, bianco e verde, li vendevano a coppia anche bianco e fucsia, bianco e arancione, vabbè, io ho pensato
Natale, natura, anche per magari questa primavera, fiori così. Quindi proviamo insieme fiocchi di neve. Questa è la mia tecnica, quindi io non sono una grande disegnatrice, quindi faccio quello che si può, però mi piace